Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra il sorteggio Champions che andremo a riepilogare e a commentare, cercando anche di capire qual è il cammino che potrebbe attendere l'Inter nella massima competizione europea, la segnalazione del Codacons secondo il quale il trasferimento di Nicola Zaleschi all'Atalanta sarebbe una plusvalenza fittizia, e andremo poi a vedere anche le parole di Marotta, collegandoci così anche ai temi di calciomercato. Naturalmente andiamo con ordine, come al solito vi ricordo, se vi sarà piaciuto il contenuto e se vorrete dare un grandissimo aiuto al canale, di lasciare un bel like a questo video e l'iscrizione al canale nel caso in cui non siate ancora iscritti. Iniziamo naturalmente riepilogando il cammino che attenderà l'Inter nella League Phase della Champions 25-26. Liverpool e Borussia Dortmund dalla prima fascia, Arsenal e Atletico dalla seconda, Slavia Praga e Ajax dalla terza fascia, Kairat e Union Saint-Gilloise dalla quarta fascia. Partiamo dal punto che secondo me non è un sorteggio semplice, assolutamente, però poteva andare molto peggio, soprattutto se escludiamo la seconda fascia, perché se prendiamo la prima, è vero, troviamo il Liverpool, ma era inevitabile trovare una big. Fortunatamente lo incontreremo in casa, quindi ecco, quantomeno c'è quel minimo punto a nostro favore di giocare in casa. Poi chiaro, si affronta un top club europeo, sarà una partita difficilissima. L'altra squadra però della prima fascia è forse una delle più abbordabili di quell'urna, di quella fascia, ecco, perché poi urna in realtà non sono neanche più delle urne, il sorteggio è stato tutto automatico. Borussia Dortmund che affronteremo sì in trasferta, ci sarà il problema dal punto di vista ambientale, perché ovviamente è uno stadio che spinge tantissimo, quello di Dortmund, però insomma è una partita dove probabilmente ecco, non partiamo sfavoriti. Dalla seconda fascia siamo stati decisamente più sfortunati, quindi con Arsenal e Atletico Madrid. Forse, ecco, cercando di vedere il lato positivo, l'Arsenal è in casa, quindi le due inglesi non le affronteremo in trasferta. Terza e quarta fascia, invece, tutto sommato, secondo me, hanno riservato un buon sorteggio, soprattutto la quarta fascia molto positivo. La terza è comunque un sorteggio tutto sommato abbordabile, ecco, lo Slavia Praga in casa è forse una partita dal coefficiente di difficoltà minimo, l'Ajax in trasferta e torniamo un po' al punto del tema ambientale, e poi abbiamo Kairat e Union Saint-Gilloise, importantissimo la squadra del Kairat che affronteremo appunto in casa, si evita una trasferta lunghissima. Verosimilmente l'Inter praticamente contro Slavia Praga, Kairat e Union Saint-Gilloise sono 9 punti, non dico scontati, però diciamo dobbiamo partire da quel presupposto di fare quei 9 punti. Poi ci sono l'Ajax che è in trasferta, ma è una partita in cui comunque partiamo favoriti, e poi ci sono quelle 4, diciamo, tra la prima e la seconda fascia, che verosimilmente credo che l'Inter almeno una possa vincerla, e magari anche se dovesse perdere le altre 3, significa che praticamente l'Inter avrebbe totalizzato già 15 punti in questo modo. Diciamo che verosimilmente è un cammino che l'Inter può affrontare, che ha le carte in regola per superare il turno, ma probabilmente passeremo ecco, dai playoff, almeno se ad oggi dobbiamo fare una tabella di marcia. Poi magari riusciremo ad andare oltre quelle che sono le previsioni e ben venga anche entrare nuovamente tra le prime 8, ma sappiamo che comunque rientrare nuovamente dalla porta principale per gli ottavi sarebbe un mezzo miracolo, ma i playoff diciamo sono ampiamente alla nostra portata, e quindi anche un sorteggio che sembra spaventarci un attimo leggendo i nomi di Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, però poi forse tutto sommato è un sorteggio non così pessimo come qualcuno potrebbe immaginare. Ecco, dalla quarta fascia praticamente abbiamo evitato tutti i pericoli, con tutto il rispetto poi ovviamente per l'Union Saint-Gilloise che è comunque campione in carica nel Belgio. Arriviamo anche all'altro tema di giornata, ed è la segnalazione sulla possibile plusvalenza fittizia fatta dal Codacons. Ecco, un qualcosa di assurdo. Andiamo anche a leggere proprio l'articolo, ecco, sul sito del Codacons, che dice: segnalata possibile plusvalenza fittizia
sul trasferimento del calciatore Nicola Zalewski. Il Codacons sta per presentare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e alla Procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio in merito a una possibile presunta plusvalenza fittizia legata al trasferimento del calciatore Nicola Zalewski. Perché, andiamo subito a leggerlo, il calciatore si è trasferito dalla Roma all'Inter il 1 febbraio 2025 con la formula del prestito, un'operazione divenuta definitiva il 23 giugno con diritto di riscatto per 6 milioni, per poi passare il 17 agosto all'Atalanta per una cifra di 16 milioni di euro. Dalla data del trasferimento, ossia il 2 febbraio, Zalewski avrebbe disputato in totale 553 minuti tra tutte le competizioni. La differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita è pari a 10 milioni di euro. E questa è la segnalazione del Codacons. Ciò significherebbe che il valore di mercato del calciatore si è incrementato di circa 18.083 euro per ogni minuto effettivamente giocato, e seguendo un mero calcolo aritmetico, questo dato metterebbe in evidenza un aumento di valore di mercato che apparirebbe sproporzionato rispetto al reale utilizzo sportivo effettuato dal giocatore. Tale operazione sembrerebbe dunque aver determinato un effetto contabile immediato di plusvalenza di circa 10 milioni di euro nel bilancio dell'Inter. Tuttavia il valore economico reale del giocatore apparirebbe, alla luce della sua limitata utilizzazione nella rosa e delle circostanze sportive, sproporzionato rispetto alle somme espresse nel trasferimento. E si dice: tale scostamento significativo tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione in breve intervallo temporale, con il conseguente rilevante guadagno contabile, potrebbe considerare una sovrastima fittizia del valore del calciatore ai fini di manipolazione del bilancio societario. Praticamente, per farla breve, il Codacons fa una segnalazione al Tribunale di Milano e alla Procura federale della FIGC, perché secondo loro, ecco, il fatto che l'Inter ha acquistato Zalewski per 6 milioni, o meglio ha riscattato, e poi l'ha venduto a 16 con un aumento di 18.000, oltre 18.000 euro per ogni minuto giocato, sarebbe un aumento di valore fittizio. Ecco, è una delle segnalazioni, secondo me, più stupide che si potessero fare. Perché? Perché bisogna vedere le circostanze in cui l'Inter ha acquistato Zalewski. Zalewski a Roma era un calciatore messo alla porta, messo praticamente fuori dal progetto tecnico, ed è un calciatore che sarebbe andato in scadenza, la Roma lo avrebbe perso a parametro zero. L'Inter, anziché prenderlo a zero, lo prende in prestito, così acquisendo subito le prestazioni sportive del calciatore. Zalewski rinnova il contratto, ecco che poi l'Inter va a riscattarlo a giugno per 6 milioni di euro. L'Inter lo paga 6 milioni perché aveva preso un calciatore che andava in scadenza e che quindi la Roma, pur di non perderlo a zero, ha accettato anche un prezzo forse inferiore anche al suo reale valore. Poi le circostanze in cui l'Atalanta invece è andata ad acquistare Zalewski sono completamente differenti, perché l'Inter non aveva messo alla porta Zalewski, l'Inter lo avrebbe anche tenuto, lo cede soltanto perché l'Atalanta va a fare un'offerta che gli permette una buona plusvalenza. Quindi non si capisce dove sarebbe questo aumento sproporzionato di valore. È chiaro, sono le circostanze e lo status che il calciatore ha all'interno della rosa e gli anni o i mesi restanti di contratto che fanno cambiare il valore. Abbiamo sentito tanti subito fare il paragone con le altre società, con la Juventus che pagò proprio per le plusvalenze fittizie. Però ci sono delle situazioni completamente diverse. Qui non c'è stato uno scambio di calciatori in cui sono stati ipervalutati i cartellini. Qui c'è stata semplicemente una compravendita e non c'è stato nessun sistema atto ad alterare i bilanci societari. Ecco, nel caso della Juventus parlavamo di un sistema ben collaudato che andava praticamente a migliorare i bilanci societari vendendo dei calciatori, addirittura neanche specificando quali, soltanto, ecco, gli acquirenti si impegnavano soltanto ad acquistare un calciatore X per tot milioni. Chiaro che la situazione è completamente diversa, chiaro che la segnalazione del Codacons ha davvero praticamente un rilievo pari a zero, secondo me, perché insomma si fa fatica a pensare che si possa, ecco, fare qualcosa su questo tipo di plusvalenza. Passiamo anche proprio ai temi del mercato, quindi accantoniamo anche questa situazione del Codacons che è stata alquanto
ridicola dal mio punto di vista, e arriviamo anche alle parole di Marotta relative proprio al calciomercato. Marotta ha detto: il nostro mercato l'abbiamo fatto con l'implementazione di un modello un po' diverso. Abbiamo investito in 5 giovani, di cui 4 comprati e uno che arriverà con orgoglio dal settore giovanile. Questo modello è in sintonia con le linee guida della proprietà e del club e siamo orgogliosi di questo. Credo che l'organico sia pienamente in sintonia con le ambizioni. Poi gli fanno domande anche sulla Champions, però insomma questa risposta di Marotta ci dice tanto su quello che erano i programmi societari, quindi comprare giovani, ecco, calciatori, come abbiamo detto più volte, da valorizzare. Però in tutto ciò viene riportato, ecco, secondo le ultime voci giornalistiche, che l'Inter avrebbe avuto una possibilità di spesa di ulteriori 20 milioni. Il mercato in entrata ad oggi dell'Inter è chiuso, però non è detto che lo sia anche a gennaio. Ecco, magari avendo questa possibilità di spesa di 20 milioni, l'Inter, nel caso in cui ci fossero delle opportunità e nel caso in cui fosse necessario, potrà investire poi nel mercato di riparazione. Questo significa che siamo soddisfatti? Assolutamente no, come abbiamo detto anche in altri contenuti. Il mercato dell'Inter è stato un buon mercato, ma probabilmente incompleto. Ci si augura semplicemente che poi a gennaio, se ci fosse l'opportunità, che sicuramente le opportunità a gennaio sono minori rispetto a quelle che ci sono in estate, ma se dovesse prospettarsi una opportunità, che l'Inter vada però, ecco, ad approfittarne e vada a rinforzare la rosa, cosa che non è stato fatto nell'ultimo mercato di riparazione. Concludiamo anche col mercato in uscita. L'Inter ha l'accordo con l'Olympiakos per cedere Taremi, il calciatore però ha chiesto 24 ore per riflettere sul possibile trasferimento. Non si parla di cifre, si parla però del risparmio che l'Inter avrebbe. Sarebbe praticamente un risparmio di circa 10 milioni di euro, contando anche l'ingaggio dell'iraniano. Quindi ciò sarebbe a significare un po' quello che avevamo ampiamente prospettato, che l'Inter dal cartellino di Taremi non ricaverà affatto gli 8-10 milioni che inizialmente aveva valutato il calciatore, però potrebbe, ecco, cederlo quasi a titolo gratuito o magari con dei bonus legati alle prestazioni di Taremi. Fatto sta che ad oggi, per la situazione che si è creata, sarebbe comunque un vantaggio per l'Inter, perché Taremi è fuori dal progetto tecnico. Taremi è stato letteralmente messo alla porta dall'Inter, e quindi già il semplice fatto di riuscire a cedere il calciatore, non avere, tra virgolette, il problema di gestire comunque un calciatore fuori dal progetto tecnico, ma ancora a libro paga, e risolvere anche dal punto di vista dell'ingaggio, quindi liberandosi comunque di un ingaggio importante come quello di Mehdi Taremi, ecco che alla fine possiamo considerarla un'operazione positiva. Ragazzi, fatemi sapere anche cosa ne pensate, sia del sorteggio Champions, secondo voi dove può arrivare questa Inter, quanti punti può totalizzare. Ecco, io ho stimato in circa 15 punti, verosimilmente, però diciamo che sono comunque ottimista. Fatemi sapere anche cosa ne pensate delle parole di Marotta, della situazione della segnalazione del Codacons. Insomma, come al solito sfruttiamo anche la sezione commenti per confrontarci. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!